Oggi ci dedichiamo all'America. All'America anni 50, ma non al rock and roll. Lo vedremo in un altro video. Puntiamo sempre il nostro obiettivo, il nostro punto di vista sulle novità jazzistiche. Come si trasforma il jazz nei vari decenni. Inizi anni 50, il jazz si sviluppa in una maniera un pochino più morbida. Facciamo sempre un preambolo che inquadra il tutto, credo, un po' meglio. Anni 50, guardiamo gli anni 40. Avevamo avuto il bebop, un genere musicale un po' più complesso. Nasceva come contrapposizione agli anni 30, cioè allo swing, alle grandi orchestre, alla musica semplice, diretta, da ballare. Il bebop invece era proprio l'esatto contrario, non ballabile, non semplice, non banale. Negli anni 50, inizio anni 50, si trasforma ancora. Abbiamo la giusta evoluzione. Ogni genere musicale subisce influenze, se si protrae nel tempo, poi piano piano si modifica. È normale, è nell'evoluzione delle cose. E anche il jazz, quindi dal bebop anni 40 che ha fatto la sua gavetta e si è poi diffuso, piano piano si trasforma. Ed è spesso anche ad opera degli stessi musicisti che eseguivano il bebop. Quindi una modifica, strada facendo. Come si sviluppa un pezzo, una canzone, in questo nuovo periodo? E come si chiama? Abbiamo i cool jazz. Quindi dal bebop al cool jazz. Cool, termine fresco, significato proprio fresco, più gradevole, più morbido, più, se vogliamo, semplice rispetto al bebop, anche se degli aspetti simili li ritroviamo ovviamente. Come si sviluppa un pezzo? Sempre legato alla tradizione della struttura jazzistica, quindi con un inizio del tema, la parte degli assolo e la parte conclusiva della ripresa del tema. A differenza del bebop, è sicuramente un genere musicale un po' più semplice, permettetemi il termine, sicuramente più immediato, non banale. Sì. È un genere musicale che richiede sempre, come spesso accade nel jazz, un ascolto, un'attenzione. Però da quella che era stato gli anni 30, cioè la musica più ballabile, piano piano nei decenni successivi, quindi 40 e 50, diventa sempre più una musica da ascoltare, farsi coinvolgere, muovere piedi sicuramente, ma d'ascolto. Il gruppo, abbiamo visto nella nostra carrellata la grande orchestra degli anni 30, jazzistica, quindi i grandi Benny Goodman, Duke Ellington con le grandi orchestre. Negli anni 40 questi gruppi si riducono. Abbiamo gruppi di 6, 7, 8, 9 elementi, quindi sicuramente più ridotti. Negli anni 50, dal punto di vista jazzistico, abbiamo sempre una riduzione, o perlomeno sempre la visione del complesso. Il brano che ascolteremo insieme, che vedremo, che faremo come analisi insieme, è eseguito da un quartetto. È un brano cool sicuramente molto conosciuto. Credo che per la maggior parte di noi sia conosciuto il tema. Poi magari tutto il brano, non so quanti lo conoscono e quanti l'hanno sentito per intero. Se avete la curiosità e se volete, con me faremo l'ascolto per intero del brano, analizzando i vari momenti. È un brano eseguito da Dave Brubeck Quartet ed è Take 5. Forse qualcuno già dal titolo ha in mente quello che è il tema iniziale. Se non lo sapete, il titolo Take 5 ha un riferimento proprio al tempo. Noi facciamo questa divulgazione musicale cercando di capire sempre qualcosina in più e avevamo visto, insomma, nella tradizione musicale la divisione in due, binario o ternario, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e questo di massima molto semplice.
Take 5 vuol proprio dire, indica la scansione del tempo di questo pezzo. È in 5. Voi, se riuscite, prendete l'inizio, che è la parte dove è più semplice forse seguirla, e ascoltatela, è 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. E su questo tempo si sviluppa il pezzo. Sempre nel modo tipico, quindi tema, assolo, vari assolo, e qui vi consiglio di puntare l'attenzione, poi lo vedremo insieme, sul batterista, che è un pezzo di questo Morello particolare, anche il personaggio è particolare, e poi la ripresa del tema finale. Gustiamoci insieme questo brano. Venite con me, facciamo questo ascolto di Take 5 e poi ci rivedremo alla prossima. Ok, partiamo. Allora, vi ho lasciato gustare la prima parte, l'esposizione del tema, straconosciuto, e la sequenza ritmica, se siete riusciti a seguirla, continua. I 5 ci sono, costante, seguite la batteria. Qui avete adesso la frase ampia di improvvisazione del sax. Il viso che vedete è quello di David Brubeck, e al sax abbiamo Paul Desmond, che è quello a cui si attribuisce proprio la composizione di Take 5. Se il vostro piede si muove a tempo, sentite che continua in maniera costante. Quindi ciò che abbiamo detto nel cool jazz è un po' più semplice, il seguire il pezzo, anche ritmicamente. E adesso passiamo al piano, l'improvvisazione. Qui ce lo gustiamo da tutti i punti di vista. Se avete perso il tempo, qui lo riprendete.
qui si volta per dare lo spazio a Morello, Gio Morello. Allora, questo è un assolo notevole, ce lo gustiamo, è un crescendo. Quando dicevo è un personaggio un po' atipico, insomma, noi ormai siamo abituati a batteristi con un aspetto visivo magari un pochino più aggressivo, questo sembra più un impiegato statale, però gustatelo, ha dei risvolti insospettati. E seguite la gambetta. Notevole, E adesso tema. Questa è la parte conclusiva, la ripresa del tema. Vi rifà sentire la melodia principale e su questo chiude Take 5. Apprezzati queste immagini anche Dave Brubeck un po' più anzianotto e poi chiudiamo questo splendido pezzo.